Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili in molte lingue. Puoi attivarli dalle impostazioni del video. E se vuoi seguire il testo, trovi il link al PDF gratuito nella descrizione. Iniziamo. Ciao Liam, come stai oggi? Ciao Mia, sto bene, grazie. E tu? Anch'io sto bene. Oggi voglio parlare della prenotazione di un hotel e dei diversi tipi di sistemazione, come ostelli, motel e hotel. Mi sembra interessante. Vorrei saperne di più su questi tipi di sistemazione. Cos'è un ostello? Un ostello è un luogo economico dove soggiornare, di solito a camere condivise, il che significa che dormi in una stanza con altre persone. Oh, quindi non è molto privato. Esatto. Gli ostelli sono ideali per i giovani viaggiatori e i backpacker che vogliono incontrare nuove persone e risparmiare. Capisco. È un motel. Un motel è un luogo semplice e conveniente dove soggiornare, generalmente situato vicino a un'autostrada. I motel hanno camere private e sono adatti per soggiorni brevi. Quindi, i motel sono più privati degli ostelli. Sì, lo sono. In un motel hai la tua stanza e a volte anche un piccolo spazio per parcheggiare proprio davanti alla porta. Sembra comodo. E che cos'è un hotel? Un hotel è un luogo più confortevole e spesso più costoso. Gli hotel offrono camere private con più comfort, come un bagno, una TV e a volte un mini frigo. Mi piace l'idea di un hotel. Sembra più confortevole rispetto a un ostello o a un motel. Sì, gli hotel sono ottimi per famiglie o per chi cerca un'esperienza più rilassante. Offrono anche servizi come servizio in camera e la pulizia quotidiana. Vorrei sapere di più sulle differenze. Puoi riassumerle per me? Certo, gli ostelli sono economici e hanno camere condivise. I motel sono accessibili con camere private e sono adatti per viaggi brevi, mentre gli hotel sono più costosi e offrono molti comfort e servizi. È molto chiaro. Penso che preferirei un motel o un hotel per il mio prossimo viaggio, perché mi piace avere il mio spazio. Capisco. A volte soggiorno in ostelli quando viaggio da sola perché mi piace incontrare nuove persone, ma apprezzo anche i motel per i viaggi in auto. Dipende dal tuo stile di viaggio. Hai un tipo di sistemazione preferito? Mi piacciono gli hotel per il loro comfort, ma apprezzo anche il costo contenuto degli ostelli. Li alterno a seconda del mio budget e del viaggio. Ha senso. Voglio provare un ostello un giorno per vedere com'è, ma per ora preferisco motel o hotel. È un buon piano. Ogni tipo di sistemazione ha i suoi vantaggi. Quando viaggio con amici, spesso scegliamo un ostello perché è divertente e sociale. Sì, posso immaginarlo. Ma quando viaggio con la mia famiglia, prenotiamo sempre un hotel perché abbiamo bisogno di più spazio e comfort. Esatto. Per i viaggi in famiglia, un hotel è di solito la scelta migliore. Otteniamo una stanza più grande e maggiori comfort. E per viaggi brevi o in auto, i motel sono perfetti perché sono facili da trovare e convenienti. Giusto. Mi piace anche che i motel abbiano spesso parcheggio gratuito. Rende molto comodo viaggiare in auto. Concordo. Il parcheggio è molto importante quando si viaggia in auto. Controlli mai le recensioni prima di prenotare un posto? Sì, leggo sempre le recensioni sui siti di viaggio. Mi aiutano a scegliere un buon ostello, motel o hotel. Faccio lo stesso.
Le recensioni mi dicono se un posto è pulito e sicuro. È molto importante. Voglio soggiornare in un posto dove mi senta a mio agio. A volte confronto anche i prezzi su diversi siti prima di prenotare. È un'idea intelligente, uso spesso 2 o 3 siti per trovare la migliore offerta. Lo faccio anch'io. Vale la pena investire tempo per risparmiare. Prenoti la tua sistemazione in anticipo? Sì, di solito prenoto alcune settimane prima del mio viaggio. Mi dà tranquillità. Anche a me piace prenotare in anticipo, specialmente nei periodi di alta stagione. L'estate scorsa ho aspettato troppo e sono finita in una stanza molto piccola in un motel. O no, non suona bene. Cerco sempre di prenotare in anticipo per evitare ciò. Sì, prenotare in anticipo ti aiuta a ottenere la stanza che desideri a un buon prezzo. A volte controlliamo anche gli sconti. Molti hotel e motel offrono tariffe speciali se prenoti in anticipo. L'ho notato anch'io. Cerco sempre codici sconto quando prenoto online. È un ottimo modo per risparmiare. Una volta ho ottenuto uno sconto su una camera d'hotel perché ho prenotato 3 mesi prima. È fantastico. Voglio provare a farlo la prossima volta. Ora fammi chiedere, cosa ti piace degli hotel? Mi piace che gli hotel siano confortevoli e spesso abbiano molti comfort. Apprezzo avere un bagno privato, una TV e a volte anche un mini frigo. Sembra molto bello. Anche a me piace l'idea del servizio in camera e di avere una stanza pulita ogni giorno. Sì, gli hotel di solito offrono pulizia quotidiana e asciugamani freschi. Rende il soggiorno molto piacevole. E cosa ti piace degli ostelli? Mi piace che gli ostelli siano molto economici e sociali. Posso incontrare persone di diversi paesi e condividere storie di viaggio. È vero, gli ostelli spesso hanno aree comuni dove puoi rilassarti e parlare con altri viaggiatori. Mi piace anche la cucina in molti ostelli. Posso cucinare i miei pasti e risparmiare sui cibi. Sì, una cucina condivisa è un grande vantaggio negli ostelli. Ti aiuta a mangiare in modo sano e a risparmiare. E cosa ne pensi dei motel? Cosa ti piace di loro? Mi piace che i motel siano semplici e convenienti. Di solito si trovano vicino alle autostrade, il che li rende perfetti per i viaggi in auto. Sono d'accordo. I motel sono facili da trovare quando si guida. Mi piace anche che abbiano parcheggio gratuito. Sì, il parcheggio gratuito è molto importante per i viaggiatori in auto. Apprezzo anche che i motel abbiano stanze private. Posso rilassarmi senza condividere il mio spazio con estranei. Questo è un grande vantaggio. Mi sento più a mio agio in una stanza privata. Usate mai un'agenzia di viaggio per prenotare la vostra sistemazione? A volte lo faccio, ma di solito prenoto online da sola. Mi piace confrontare i prezzi su diversi siti. Preferisco prenotare direttamente sul sito dell'hotel o del motel. Spesso è più economico in questo modo. Sì, prenotare direttamente può a volte offrirti una tariffa migliore. Controllo sempre prima il sito dell'hotel prima di utilizzare un sito di viaggio. È una buona abitudine. Faccio lo stesso. Hai mai soggiornato in un bed and breakfast? Sì, ci sono stata. Un bed and breakfast è diverso da un hotel, motel o ostello. Di solito è un posto piccolo, a conduzione familiare, con poche stanze. Ho sentito parlare dei bed and breakfast. Di solito includono la colazione nel prezzo, giusto? Sì, è così. È un bel modo per iniziare la giornata.
Mi piace che i bed and breakfast siano tranquilli e offrano un'esperienza più personale. Sembra molto piacevole. Voglio provare un bed and breakfast un giorno. Penso che sarebbe molto diverso rispetto a soggiornare in un ostello o in un motel. Sì, ogni tipo di sistemazione ha il suo fascino. Mi piace provare posti diversi a seconda dei miei piani di viaggio. Hai un sito preferito per prenotare hotel, motel o ostelli? Uso spesso un sito di viaggio popolare per confrontare i prezzi. Mi aiuta a vedere molte opzioni contemporaneamente. Uso anche quel sito. È molto utile. Mi piace anche leggere le recensioni su quel sito prima di prenotare. Sì, le recensioni mi fanno sentir sicuro della mia scelta. Controllo sempre il punteggio e leggo qualche commento. È una buona pratica. Ti aiuta ad evitare posti brutti. Una volta ho letto una recensione che diceva che un ostello era rumoroso, quindi ne ho scelto un altro. È stata una decisione intelligente. L'ho fatto molte volte. Pianifico sempre la mia sistemazione con attenzione. Rende il mio viaggio più piacevole. Concordo. Un buon posto dove soggiornare può davvero migliorare la tua esperienza di viaggio. Quindi, per riassumere, oggi abbiamo parlato della prenotazione di un hotel e delle differenze tra ostelli, motel e hotel. Sì, abbiamo appreso che gli ostelli sono economici e hanno camere condivise. I motel sono accessibili con camere private e adatti per soggiorni brevi, e gli hotel sono più confortevoli e spesso più costosi con molti comfort. Esatto, ogni tipo di sistemazione ha i suoi vantaggi ed è adatta per diversi tipi di viaggi. Penso che proverò un ostello un giorno per incontrare nuove persone, ma amo anche il comfort degli hotel e la comodità dei motel. È un buon piano, è bello avere molte opzioni quando si viaggia. Grazie per questa conversazione interessante, Mia. Ho imparato molto oggi. Prego, Liam. Mi è piaciuto parlare con te di viaggi e sistemazioni. Spero che tu abbia un ottimo viaggio la prossima volta che viaggi. Grazie, ti auguro buoni viaggi anche a te. A presto. A presto, Mia. Buona giornata. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche, così non perderai nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.